Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di novembre 2023. Abbiamo il carro, amici dei pesci. Periodo di viaggi, periodo di spostamenti, periodi di cambi di direzione anche per qualcuno. Quando c'è il carro si parla anche di un movimento da una situazione ad un'altra. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ricordarvi anche che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare sia la famiglia che gli amici che le relazioni di coppia. Se siete single, ho già pubblicato anche le previsioni dei single per il mese di novembre, le trovate nella playlist del canale, nell'oroscopo mensile e potete integrarle con queste letture. Bene, andiamo. Ok, partiamo subito da un papa. Wow, papa, imperatrice. Abbiamo un fante di bastoni, la temperanza, un 9 di spade, la morte e un 3 di pentacoli. Allora ragazzi, partiamo da questo papa. Qui si parla di qualche questione ufficiale, di qualche contratto, normalmente fa riferimento ai matrimoni, quindi ci può essere un matrimonio di mezzo o potrebbe anche rappresentare una guida spirituale. Vi ricordo che il Papa è colui che traduce i messaggi dal cielo, quindi è come se ci fosse una guida intorno a voi, una persona alla quale far riferimento. Non necessariamente deve essere una persona, nel senso che potrebbe anche essere un libro piuttosto che un corso, piuttosto che un video. Adesso andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche l'imperatrice e un fante di bastoni. Io sento che qui nella terza settimana di novembre gesterete un'idea. L'imperatrice è una carta di espansione, di abbondanza, di prosperità, proprio di gestazione, sì, di un figlio, quindi può anche avere a che fare con la maternità, ma anche gestazione di idee, di progetti, ok, di lavori artistici. Diciamo che abbiamo anche questo fante di bastoni. Per qualcuno potrebbe rappresentare un figlio oppure una persona. mm, Dunque, potrebbe essere una persona vicino a voi, o più giovane di voi, oppure giovanile, con dell'entusiasmo. Ripartiamo dal Papa, andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi. Guardate cosa c'è sotto il Papa. Ok, allora partiamo. Ok. Abbiamo l'imperatore e il mago. Wow, ma quanti arcani maggiori che avete? Già nella prima linea ne abbiamo 3. E poi qui altri 2 per spiegare il Papa. Allora, qui è un qualche cosa di stabile che viene ufficializzato. Può essere una relazione o una situazione, diciamo, che è già solida da tempo e che è come se, grazie a questa ufficializzazione, potesse avere un nuovo inizio. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 3 di un 4 di spade, scusate, e la torre. Voglio un'altra carta per questa torre. Cavaliere di coppe.
È come se ci fosse il desiderio di crescere. Ragazzi, vi dico, può essere che a qualcuno venga fatta un'offerta che in effetti vi destabilizzerà, perché quando c'è la torre, perché cascano le certezze. Quindi se voi eravate sicuri che la persona X, ipotesi, non vi avrebbe mai chiesto di uscire insieme, ecco, invece no, qui vi sbagliate, arriverà quella proposta, quello che non pensate sia possibile. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni e un appeso al contrario. Sì, ragazzi, io sento che questa persona potrebbe essere una persona, appunto, giovanile, gioviale, con tanto entusiasmo, piena di nuovi propositi, piena di, magari anche hobby, di interessi. È una persona, che nel sociale riesce bene, ho come questa sensazione. Però ho come la sensazione che qualcuno si aspetti qualcosa da questo fante di bastoni e che questo qualcosa probabilmente non arriva. Un'altra chiave di lettura di queste due carte è il fatto che una proposta che voi aspettate in realtà non arrivi. La sento di più come nella prima versione, cioè arriva la proposta che non vi aspettavate. Però può risuonare in ambedue le maniere. Andiamo a vedere la temperanza. 9 di coppe e ruota della fortuna. È come se da un lato qualcuno stesse bene, così com'è, e dall'altro invece ci fosse questa voglia, questo bisogno di cambiare. Andiamo a vedere il 9 di spade. Asso di coppe. E sacerdotessa. Allora, con l'asso di coppe, ragazzi, mi viene da dire che ci sarà una nuova apertura del cuore. Può essere sì un nuovo amore, può essere un bambino. Tenete presente che qui avete l'imperatrice, quindi se siete alla ricerca di figli potrebbe essere un periodo positivo, quello di fine novembre. Però ho come la sensazione che sia un nuovo amore, che sia un'idea, che sia un bambino, che sia quello che per voi è questo asso di coppe, è un momento dove vi darà molto da pensare. Ci sono parecchie preoccupazioni, sento riguardo al futuro più che tutto. Questa è una carta che normalmente parla di passato, ma io qui lo sento verso il futuro. Andiamo a vedere la morte. 4 di pentacoli e fante di bastoni nuovamente. Ragazzi, qui si tratta di creare un distacco, probabilmente con questo fante di bastoni, ok? Ripeto, potrebbe essere una persona più giovane, potrebbe essere un figlio, però con la carta della morte c'è da tagliare qualche tipo di attitudine, qualche relazione, qualche attaccamento anche, soprattutto se è un figlio e sono in una fascia d'età in cui è ora che inizino a crearsi la propria strada, è importante insomma creare questo distacco, perché qui con il 4 di pentacoli c'è proprio un attaccamento. Ho anche l'idea che qualcuno questo attaccamento ce l'abbia alla propria fanciullezza, al fatto di non prendersi responsabilità, perché comunque ci sono troppe cose a cui pensare ed è un po' come se qualcuno fosse un po' spaventato da tutto quello che deve venire o può venire. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Stella e 4 di coppe. Dunque ragazzi, devo dirvi che
È come se questo momento di morte fosse così importante nella quarta settimana di novembre da lasciarvi un po' giù di corda, in effetti. Qui abbiamo un 4 di coppe, è la carta della cecità, è la carta di qualcuno che non vede le occasioni che ha intorno. Vi dico, è un po' come se vi sentiste in dovere di effettuare un restauro. Non sento tanto una riconciliazione, però come se ci fosse un qualche cosa da mettere a posto. Il punto è che lo state facendo perché dovete farlo, non perché riusciate a pensare al futuro in modo positivo, perché quando pensate al futuro io qui sento che vi preoccupate. Vi dico, se siete single con questo asso di coppe, ragazzi, ci può essere una nuova persona. Non credo che sarà la persona, ehm, insomma, una persona che vi farà compagnia per lungo tempo, perché comunque subito dopo abbiamo la morte, ma è come se vi desse la possibilità di iniziare un nuovo modo di vedere le relazioni. C'è un movimento con la carta del carro, ragazzi, qui è un cambio di direzione, non è tanto un movimento fisico, più che tutto è un cambio di direzione. Se prima volevate una cosa, dopo interromperete quella cosa per andare verso nuovi obiettivi. Tenete presente che dovete ancora fissarli perché soprattutto avendo la stella al contrario, c'è la necessità di fissare questi obiettivi. Probabilmente siete ancora alla fine di novembre in una fase dove non riuscite a vederli tanto, è per quello che c'è la stella al contrario. Però ragazzi, qui la possibilità è come se ci fosse qualcosa di serio, qualcosa di concreto che viene ufficializzato e inizia. Vi fanno quell'offerta che non vi aspettavate e ad un certo punto dovete scegliere dove vado, sto o vado dall'altra parte. Come se, vi faccio un esempio per farvi capire, foste in una relazione a due da tanto tempo, conoscete una persona fuori dalla relazione che vi solletica e a quel punto lì, quando le cose cominciano a essere messe in dubbio, dal vostro partner arriva una proposta di convivenza, matrimonio, fare un bambino. Può essere un progetto, anche. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un angelo. Fiducia, questa situazione richiede che tu abbia fiducia, bellissimo, e pazienza aggiungerei vedendo la carta della temperanza qui. Avete la sacerdotessa, ragazzi, tenete presente che se riuscite ad azzittire i pensieri, riuscirete anche a vedere nel lungo periodo. È un po' come se vi dicessero seguite il vostro intuito qui. Va bene ragazzi, fatemi sapere chi è questo fante di bastoni, se è un figlio, se è un'altra persona, magari che vi ronza intorno, perché qui è come se ci fosse una sorta di preoccupazione verso il futuro e quindi qui la decisione di tagliare con qualche tipo di attaccamento, di atteggiamento, appunto. Tenete presente che avete comunque anche la stella. Sì, è vero, è girata al contrario adesso, ma ce l'avete. Quindi è un po' come se vi dicessero di fidarvi del destino. Qualcuno dice che il destino è scritto nelle stelle, no? Quindi è un po' come lasciate che l'universo sviluppi le cose per voi. Portate pazienza. Avete anche la carta della temperanza. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. I video dedicati agli abbonati sono un riassunto di tutto quello a cui mi sono avvicinata io durante la fase del risveglio spirituale. Quindi ho voluto creare una sorta di mappa per dare un aiuto alle persone che si trovano in questo periodo di trasformazione.
Se avete piacere comunque potete anche dare un'occhiata ai titoli dei video nelle playlist, sono quelle con le copertine viola, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!